È veramente molto triste. Il loro messaggero è salito a dire: stanno ammazzando tutti a Wounded Knee, e si sentivano i cannoni sparare. È già il secondo che vediamo a terra in pochi minuti. Questa volta è una donna. Quella roba nemmeno esisteva e all'improvviso gliela dai, boom! E vanno fuori di testa. La gente moriva qui fuori. Genocidio liquido. Esatto. Com'è possibile che nel cuore degli Stati Uniti ci sia un posto dove l'aspettativa di vita media sia di 47 anni, che è il più basso dello Yemen o dell'Iraq, e 7 uomini su 10 hanno scontato una pena in carcere e ci sia il 90% di disoccupazione? I miei antenati non hanno toccato nemmeno un grammo di alcol. L'alcol è il killer numero 1 dei sogni. Questa è la prima volta che qualcuno vede come vivo, a dire la verità. E noi siamo qui per capire che cos'è la felicità in un posto che sembra aver perso la speranza. Ma prima dobbiamo capire perché sono nate le riserve e perché sia così difficile vivere qui. Mi chiamo Giuseppe e ho una missione: esplorare gli angoli più remoti del pianeta per incontrare custodi di segreti antichi, donne e uomini con storie straordinarie e vite capaci di ispirarci e farci vedere il mondo con occhi diversi. E a ognuno di loro porrò la domanda più importante di tutte: che cos'è per te la felicità? Una domanda così potente da svelare l'essenza più profonda dell'umanità. Benvenuti nel progetto Happiness. C'erano cavalli morti sparsi in giro e grida di feriti, ma era buio e vedevamo sagome nere qua e là e ci sforzavamo di capire che cosa fossero. Comincia da molto lontano il trauma di questa terra e della sua comunità. Queste parole infatti risalgono al 1890 e sono di Alice Ward Bonnet, una donna Lakota che racconta la sera prima del massacro di Wounded Knee, una delle più feroci stragi delle truppe statunitensi ai danni dei nativi americani. Quell'evento fu così brutale che portò a lunghi e complessi trattati di pace, oggetto di grandissimo dibattito ancora oggi. E quella strage accadde proprio in queste terre, nelle loro terre, nella riserva di Pine Ridge, cambiando per sempre la storia della comunità Lakota. Pine Ridge è una riserva indiana situata in South Dakota, nel nord degli Stati Uniti d'America. È una terra di grandi tradizioni questa. Qui vivevano gli Oglala Lakota, una tribù del gruppo etnico dei Sioux. I Lakota erano una comunità forte e strutturata, dotata di una propria lingua, una propria spiritualità e di una grande natura guerriera. Da quel momento però ne è passato di tempo. Oggi Pine Ridge è ciò che negli Stati Uniti viene definita una riserva, un territorio gestito in modo più o meno autonomo dai nativi, ma sempre soggetto alle leggi del Congresso USA. Non immaginatevela però come una riserva naturale dove i nativi vivono in armonia con i propri valori, quanto più a un campo di prigionia, un ghetto dove l'aspettativa di vita è crollata a 47 anni, più bassa che in paesi come Yemen o Iraq. L'alcolismo invece coinvolge ormai gran parte della popolazione. La disoccupazione sfiora il 90% e pensate che 7 uomini su 10 hanno scontato almeno una volta una pena in carcere. Numeri che fanno ancora più male se ci fermiamo un attimo a ricordare che saremmo nella nazione più ricca e potente del pianeta. Eppure, questa è la contea più povera dell'intero paese. Ed è qui, in questa contraddizione gigantesca, che inizia davvero la storia di Pine Ridge. Da quando siamo entrati nella riserva non ho mai sentito nessun segnale di pericolo, non mi sono mai sentito in difficoltà, anzi le persone sono molto disponibili, gentili, sono anche curiose di vederci qui con le telecamere perché chiaramente siamo degli stranieri per loro. Però è ovvio
che i pericoli siano attorno a noi. Lo dicono le statistiche, scontri tra gang, sparatorie, il cartello messicano che si sta insinuando nella comunità. C'è anche un altissimo tasso di rapimenti di donne, altissimo tasso di suicidi. Però quello che stiamo facendo adesso è l'attività più pericolosa in questa comunità, perché a causa dell'alto tasso di alcolismo guidare è la prima causa di morte nella riserva di Pine Ridge. E proprio in questo momento stiamo guidando verso una piccolissima città al confine con la riserva che si chiama White Clay, ma in realtà qui tutti la conoscono come la città dell'alcol. Nella riserva è illegale vendere e consumare alcol, e quindi questa piccolissima frazione era diventata il punto di rifornimento per tutti i Lakota che andavano lì ad acquistare l'alcol, con cifre d'affari milionarie. E dal 2017 fortunatamente tutti questi negozi che vendevano alcol sono stati chiusi grazie alla lotta degli attivisti Lakota, ma rimane pur sempre un simbolo di questa piaga sociale. Come va? Bene, amico, voi che state combinando? Documentario. Quello che usciva da queste porte batteva ogni record in tutti gli Stati Uniti. Stava ammazzando la nostra gente. L'ho sentito, 5 milioni di latini. Sì, era assurdo. È stato un genocidio e nessuno ha fatto niente. Qui fuori la gente moriva. Genocidio liquido. Sì, esatto. Una volta passavo di qui e vedevo giornate da 38, 41 gradi, la gente che sveniva al sole, rossa come un'aragosta e moriva. Gli stranieri non avevano idea che i nativi sarebbero andati fuori di testa quando avrebbero messo le mani su quella roba. Ora, se avessero avuto un DNA non nativo che regge meglio l'alcol, allora forse sarebbe stato diverso. Ma arrivare in una terra dove quella roba nemmeno esisteva e all'improvviso gliela dai e questi vanno fuori di testa. Pochi infatti sanno che i Lakota hanno una variante genetica che metabolizza l'alcol più lentamente. Significa effetti più forti, dipendenza più rapida e recupero più difficile. E così, dopo aver affrontato una battaglia impari contro le truppe USA, per i nativi ne arrivò un'altra, ancora più letale, perché stavolta non potevano difendersi. Vodka? No, non posso dirlo. Beviamo tutti i giorni diversi. Io non... Onestamente lo facciamo tutti i giorni, ma è solo il nostro modo di vivere. E avevo 5 figli. 2 dei miei ragazzi li hanno uccisi. La prima piccola l'abbiamo dovuta far uscire. L'altro mio figlio è in prigione e l'altro è in North Carolina nei Marines. È incredibile come la maggior parte delle persone che vediamo in strada sia palesemente sotto effetto di stupefacenti o totalmente ubriaca, e questo rispecchia perfettamente le statistiche che dicono che il 70% delle persone, degli abitanti di Pine Ridge, sia alcolizzato. È un dato assurdo, è un dato incredibile, però purtroppo lo stiamo vedendo per le strade. Siamo appena arrivati, ma tutti quanti sembrano quasi degli zombie in strada. Che situazioni. È già il secondo che vediamo a terra in pochi minuti. Questa volta è una donna. Sembra svenuta. In realtà ci sono quei ragazzi attorno a lei che sembrano un po' preoccupati. Poi è arrivata la polizia, che sembra quasi abituata a vedere queste scene. Potrebbe essere sia un'overdose sia una donna, una persona totalmente alcolizzata che sviene e perde i sensi. Purtroppo questi sono i problemi quotidiani della riserva. Nonostante gli attivisti siano riusciti a vietare il consumo e la vendita di alcol nella riserva, non possono certo impedirlo anche alle città più vicine, come Rapid City, che è a solo 1 ora e mezza di macchina da Pine Ridge. Sì, anche Bevo per da me. 3 anni di fila. Tutti i giorni? Ogni Ogni giorno, giorno e notte. Per me non è niente. Sì. A me va bene così. Sì? Perché sai cosa? Mi sveglio la mattina dopo e dico: ehi, finché non sto vomitando, e poi vomito, capisci? Dobbiamo tirare su $10 ogni giorno. Per questo dobbiamo darci da fare. Arrivate da Rapid City? Anche se sono solo 3 centesimi, Sì. capisci? Per noi è un inizio. Sì.
possiamo stare qui fuori anche 9 ore solo per fare $10. Sì, E cosa bevete tutti i giorni? vodka. Sì, vodka. Soprattutto vodka. Ma qui è illegale. Lo sì. so. Sì, posso bere. Qui nella riserva? Sì, nella Quando riserva. vai in città, fuori dalla riserva, va bene. E come vai fino a lì? Hai una macchina? Devi Sì, noleggiarla. paghi. $35. Paghi qualcuno. Poi te la portano Paghi qui, no? qualcuno per portarti a No. Rapizziti. O saliamo in macchina con loro, oppure vanno loro a prendercela. Sì. E cosa pensate sia la felicità qui? La felicità? Sì. È così. Quando siamo ubriachi, stiamo bene. Sì. Quando siamo sobri, non ci vattene al conosciamo. cazzo. Cazzo, vattene, vai. Non ti conosco, vattene. Passiamo al prossimo sì, trucchetto, giusto. capisci? Questa è praticamente una piazza, l'unico punto di ritrovo della riserva, ma in realtà è il parcheggio di un benzinaio. Qui le persone si ritrovano per vendere vestiti usati, scarpe, vecchi DVD e ci hanno consigliato di venire qui per parlare con le persone, capire cosa voglia dire vivere nella riserva. Mentre aspettiamo che succeda qualcosa, io vi volevo parlare di un'app che mi sta aiutando tantissimo mentre viaggio, un'app che protegge la mia navigazione, NordVPN, che cripta quello che faccio online, quindi nasconde la mia posizione reale, mi permette di navigare in totale anonimato e blocca pubblicità invadenti, tracker e siti dannosi, proteggendomi ovviamente da tentativi di truffa e phishing. Una funzione che per me è importantissima è Dark Web Monitor, con cui ricevo il mio avviso se le mie credenziali finiscono online nelle mani sbagliate. E anche se in questo momento sono dall'altra parte del mondo, posso connettermi come se fossi a casa o geolocalizzarmi in un altro paese per guardare per esempio le mie serie preferite senza restrizioni, oppure trovare offerte migliori su voli hotel cambiando virtualmente la mia posizione. Oggi non è più un'opzione proteggersi online, è necessario. Scansiona il QR code o clicca sul link in descrizione per provare NordVPN. Hai anche 30 giorni per ripensarci, soddisfatti o rimborsati. L'alcolismo a Pine Ridge non distrugge solo il presente, ma anche il futuro, perché un bambino su 4 nasce con disabilità fisiche e mentali causate proprio dall'alcol assunto durante la gravidanza. In alcuni casi, però, proprio la decisione di formare una famiglia riesce a far allontanare alcuni genitori dalla dipendenza per il bene dei figli. Qui fuori c'è tanta felicità. Sì! Ciao. Sì, È qui che dovrei stare. Piacere di conoscerti. sono davvero felice qui fuori. Ciao. Siamo Guarda tutti qui. benedetti, I capisci? senza tetto sono più gentili della gente normale. Siete tutti senza tetto? Sì, siamo tutti senza Sì. tetto. Avete mai avuto problemi di dipendenza con la droga? Sì, tutti sì. noi. È uno stile di vita qui. Sai, magari qui è una riserva pulita, ma siamo cresciuti guardando i nostri genitori, gli zii, le zie, guardando gli amici di zie e zie bere e drogarsi. Quindi noi facciamo la stessa cosa, capisci? Per noi è la vita. Perché ti offusca le emozioni, la mente, il corpo e tutto il resto. Ma è come se in quel momento non ci importasse. Quindi sto cercando di darle una vita migliore, così non imbocca la strada che ho percorso io. Non voglio che viva la vita che ho vissuto io, voglio che abbia una vita migliore della mia. Ecco perché io e mia moglie qui stiamo restando sobri per nostra figlia, così cresce senza conoscere alcol e droghe. Quando eravamo dipendenti, noi non ci importava della nostra vita. Non avevamo un bambino di cui prenderci cura, un bambino di cui preoccuparci. Non avevamo avevamo i nostri figli, ma stavano con persone care. E in quel momento, capisci, per noi era disperazione. Perché vivere se non abbiamo nessuno intorno che possa incoraggiarci e aiutarci? Dentro questa riserva anche i sorrisi non sono mai leggeri. Nulla è come sembra, nemmeno dei bambini che giocano con un pallone. No, 27, 37. 27? Wow, quanto ti piacerebbe 37. essere così giovane? No, ho detto 37. Ti piacerebbe? Come mai siete qui? Volevamo solo capire com'è vivere qui, perché... Vivere qui? Sì. È una merda. Perché? Perché sono una madre single con 7 figli e bevo. Mio marito è come se non ci fosse. Sì. E il padre di lei è in prigione Per cosa? per omicidio. Cosa sai riguardo l'alcol? Lo vede ogni giorno. Ah, ok. Sì, per colpa tua. È normale qui aver fatto esperienze di... Io uso già droghe, tipo e roba così. Quanti anni hai? 13. E sai già tutte queste cose? Sì,
Di loro come hai perso tuo padre. Quel giorno aveva bevuto troppo. Ha bevuto troppo. E purtroppo non è raro qui vedere famiglie cresciute da madri sole. La criminalità colpisce soprattutto gli uomini e questo lascia un vuoto enorme dentro le case. Infatti, una famiglia di nativi su 2 non ha un padre. E a raccontarcelo sono proprio gli agenti della polizia tribale. Così si chiama la forza dell'ordine che opera all'interno della riserva. Uomini e donne che vivono esattamente gli stessi problemi che poi sono chiamati a controllare. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali infortuni che potresti subire mentre ci accompagni. Sono in buone mani, no? Niente può succedere. No. Tranquilli, non vi preoccupate, questo è soltanto lo spoiler del prossimo episodio. Ci troviamo nella clinica più costosa al mondo, dove le persone vengono qui per trovare la propria felicità, soltanto che costa 100.000 euro a settimana. Iscrivetevi al canale per non perdere questo episodio. Contro ogni aspettativa siamo riusciti anche a farci invitare dalla polizia per fare un giro di perlustrazione della riserva, quindi entreremo nella macchina della polizia per capire quali sono gli ostacoli, i problemi, le problematiche della comunità attraverso gli occhi della polizia. La principale violenza che sta avvenendo adesso nella riserva di Pine Ridge è l'uso di droghe e i reati violenti. Reati violenti con l'uso di armi da fuoco. Armi da fuoco che finiscono nelle mani di minorenni, giovani adulti, ragazzi e poi le usano gli uni contro gli altri. Sai, ci hanno detto che a un certo punto dovevano sparare a qualcuno a una gamba solo per far parte di quella gang. Quindi in tanti si presentavano al pronto soccorso con ferite da arma da fuoco alle gambe. E qual è il nome della gang? Io non... C'è una... credo abbia tipo 3 iniziali, ma io... Non lo puoi dire? Non posso, no. Qui sono scomparse tante ragazze, vero? Sì. Perché? Passa qualcuno, tira fuori un bel mazzetto di contanti, tira fuori un sacchetto di mettina, un sacchetto di ehi, prendi questo, e loro lo prendono e poi arrivano e poi poco dopo loro sono da un'altra parte, sono a Denver, sono da Minneapolis e poi da lì, ecco, spariscono, capisci? Ho la mia opera d'arte. La tua cosa? La chiappasogni. La chiappasogni. Vuoi vederlo? L'hai fatto tu? No, l'ho rubato a Bossi. Bossi non l'ha incartato. Ah, l'hai rubato. Anche quello è in vendita. È in vendita? Oh, ci facciamo un giro con questa. Oh, ecco qua. Va bene. Fai il bravo, eh? Ci provo, amico. Ci provo davvero con tutte le mie forze. Va bene, allora. L'uso di più droghe insieme, cioè mescolare droghe diverse tra loro, ti dà un aspetto diverso, capisci? La gente con cui abbiamo a che fare ogni giorno, quando ho iniziato io, era normale. Ehi Tony, o ehi soldato, o venivano da me, mi parlavano, ma oggi quando li vedo sono persone completamente diverse, il loro aspetto, quello sguardo negli occhi e... Non sono lì? Non ci sono, no, è tutto per colpa di quell'uso di droghe. Molti di quelli con cui avevo a che fare non sono più qui ormai. Sinceramente la nostra gente ha perso la strada. Sai, prima c'era una... Ok, dicono che tutto è in un cerchio, all'esterno dovevano esserci i forti. L'uomo che protegge i bambini, gli anziani, le donne, ma col tempo si è ribaltato. Sono gli anziani a essere diventati i protettori. Quando penso alla polizia tribale, vi immagino come i guerrieri del passato che dovevano proteggere la riserva. È così che ti senti? È il modo giusto di vederla, perché non sei qui per togliere la vita, sei qui per preservare la vita, sei qui per aiutare la gente. La polizia però non è la sola istituzione che cerca di mantenere l'ordine nella comunità. Qui ci si aggrappa ancora molto alla figura dello sciamano, sacerdote, guaritore e custode di una cultura millenaria che pone le sue basi nel contatto con la natura. Mi spingo così oltre i confini del centro abitato per conoscere lo sciamano Daniel Ironcloud.
Il suo tipì poggia in mezzo al nulla, circondato solo dal vento e da piccoli girasoli. Daniel è un uomo imponente che emana una grande aura spirituale. Sembra letteralmente un pilastro della comunità. Si chiama purificazione dello spirito o rinascita dello spirito. La gente viene qui, viene con il cuore pesante, con una malattia, oppure ha perso qualcuno in famiglia a causa della morte. Alcuni vengono perché hanno un neonato, portano preghiere diverse, sempre. Qui tutti entrano con quel desiderio e noi preghiamo per le persone che vengono in cerca di una benedizione. E poi la preghiera sale su. Sì, ogni volta che apriamo quella porta, quando sale il vapore, quella preghiera va al creatore. Preghiamo con la nostra pipa e la mettiamo proprio lì. E vedi la gente che offre tabacco ed è per le preghiere che chiedono quando vengono alla capanna sudatoria. L'America Bianca non capisce quello che abbiamo qui e non riesce davvero a concepire che tutto ciò che esiste è collegato e che è così che funziona. Se guardi la Terra è rotonda, non c'è fine, non c'è inizio. Anche i girasoli che vedi lì sono un cerchio. E quindi la vita è così. Non c'è fine, non c'è inizio. Quindi quando il corpo fisico di noi esseri umani sulla Terra torna a casa con i nostri antenati, viviamo la vita spirituale, l'aldilà, la vita eterna con il Creatore. Stai fermo qui, dirò una preghiera per te. Prima di andare via, Daniel vuole pregare per noi, perché questa storia possa viaggiare oltre queste terre e che non venga dimenticata. Hoyon kai chitako ashtishti na hoi. Hona wakanja. Hona woka kizi makaka oate maka aka amani piki. Hoichi na goyapi. Ho khat kashla dagwashti jela leda. Hoichi hoa piki lena eta hinapkhiti. Hoyon kai chewi chozan in a woiki wagla. Hona woka kizi makaka oate maka aka amani piki. Hoichi na goyapi. Più tempo passo dentro la riserva e più ho la sensazione che il loro concetto di progresso non assomigli per niente al nostro. Per loro infatti non significa correre verso il futuro, i tipi, la spiritualità e le tradizioni sacre. E tutti qui mi consigliano di parlare con un tale Tom Reddock, un insegnante che tiene in vita la lingua Lakota parola dopo parola. Beh, quello che dico ai miei figli oggi è: voglio che camminino come i miei antenati. I miei antenati non hanno toccato nemmeno un grammo di alcol. Non erano mai ubriachi. Non facevano mai riunioni degli alcolisti anonimi, no. Vivevano una vita semplice, semplicemente da Lakota. Ho visto famiglie in cui il cerchio si è spezzato. Come si è spezzato? L'alcol. L'alcol è il killer numero 1 dei sogni qui, per la nostra gente e soprattutto per i giovani. Il TP sta nel cerchio. Noi adesso in cosa viviamo? Viviamo in scatole. Quindi ci lamentiamo. Ehi, che fai? Hai finito tutto il mio dentifricio. Perché abbiamo gli angoli. Ci lamentiamo, mentre nel TP non abbiamo angoli. Era tutto un cerchio. Lo condividevamo. Nostro nonno diceva: Lakota significa che sei un custode di questa terra. È questo che vuol dire. Le significa questo. Tipo le, questo. Le, questo. Vuol dire solo questo. Ma ko significa terra. Ma ko significa tuo. Ko. Questa terra appartiene a te. Lakota. Cioè, custode di questa terra, te ne prendi cura. Vedi, è così che all'inizio ci insegnavano a connetterci con lei. Immagino che questa sia per te una chiamata, una missione, una delle tue missioni, un dovere come Lakota. Intendo mantenere la cultura, le tradizioni e la lingua vive. È parte di ciò che siamo. Quando la lingua sparisce, io sarò un uomo bianco con la pelle scura per sempre e parlerò questa lingua. E la parola felicità, in Lakota che cosa vuol dire? Pia è come un gruppo, come noi, giusto? Io che pia. In un modo buono.
Un po' come un buon respiro, ma ci metti dentro il cuore e lo spirito. E stai ispirando quel respiro sacro. Io che pia. Felice. La felicità è un cuore che batte bene. È una connessione tra noi e l'universo. Proprio qui. Questa è la felicità. E questo è ciò che i Lakota saranno sempre. La missione di Tom è salvare la loro lingua, perché mi racconta che una lingua non serve solo a comunicare, ma serve piuttosto a sapere chi sei. Ed è lì che mi fermo un attimo a pensare chi sarei io senza la mia lingua, così antica da non sapere neanche quando è nata, ma così radicata da non aver mai rischiato di perderla. È mia, sono io e siamo noi. Ma senza di lei chi sarei? Chi saremmo? E tutte queste domande mi fanno riflettere che qui non basta custodire il passato. Serve qualcuno che lo tenga vivo nel presente. Torniamo quindi in città per incontrare Terrance, un rapper che trasforma le parole Lakota in arte. Il suo nome d'arte è The Reservation Reject e mi spiega subito perché. Ecco perché mi chiamo The Reservation Reject, perché rifiuto quella merda stereotipata che dovremmo essere, capisci? Tipo un ubriacone, un tossico, uno che non si prende cura dei figli. Io rifiuto quello stile di vita e creo qualcosa di nuovo, diverso e positivo. Cos'è successo ai tuoi denti? Nel 2023 ho fatto un concerto ad aprile e ha avuto un impatto enorme. Sono venute più di 2000 persone. Dopo che il concerto è finito, sarà stato tipo il sabato successivo, stavo andando al lavoro. E poi mi sono fermato al negozio. Mi erano rimasti $6, quindi ho pensato mi prendo una Red Bull. Quindi sono andato al negozio, ho preso una Red Bull. Esco dal negozio e c'è questo tizio che viene verso di me. Pensavo fosse un senzatetto, pensavo mi chiedesse dei soldi. E fa: ehi, tu sei Terrance Jade, giusto? E io: sì. E poi mi tira un pugno. E poi aveva una pistola addosso. Sono caduto, escono un sacco di tipi, iniziano a prendermi a calci. Oh, capisci? Sì. E perché? Pensavano che avessi fatto un sacco di soldi con un concerto gratuito, perché qui avevo portato alcuni grossi nomi. Uno di loro aveva fatto un pezzo con Eminem. Dentro questa riserva Terrance è una leggenda. È riuscito nell'impresa di vincere 2 NAMAs, ovvero i Native American Music Awards, il riconoscimento musicale più importante per gli artisti nativi americani. Eppure il successo qui non significa una vita facile, anzi. È crema di mais. Sai, c'è... E il governo ve li dà gratis, no? Sì, sai come nei campi di concentramento venivano e lasciavano il cibo, ma non era dei migliori. Ecco, è più o meno quello che abbiamo, perché spesso queste cose sono piene di amidi. Sì. Dicono che siano nutrienti, ma non lo sono affatto. Il modo in cui viviamo adesso è come siamo in prigione, a essere sinceri. Quella roba dietro quei ragazzi, quelle sono praticamente delle reazioni. Sai, questo è ancora considerato un campo per prigionieri di guerra, perché noi non ci siamo mai arresi. Sai, siamo una delle ultime tribù ad arrendersi e siamo ancora... Ecco perché viviamo così, ecco perché viviamo in case come queste, ecco perché siamo stati... il sistema in cui siamo adesso non è fatto perché noi ce la facciamo. Sai, è costruito in modo che noi falliamo. È costruito in modo che loro tolgano il patriarca dalla famiglia, perché conosco tanti ragazzi che sono dei bravi padri finché non si ubriacano o finché non si sballano e poi tutto va a farsi benedire. Molti di noi hanno traumi irrisolti che vengono dai nostri anziani, dai collegi, dal razzismo sistemico che succede qui intorno. Sai, penso che la gente... È una cosa che noi... Sento che dobbiamo andare oltre, dobbiamo iniziare ad affrontare il trauma che viviamo, dobbiamo parlarne, dobbiamo essere aperti su questo. C'è gente là fuori che lo sta spingendo, capisci? Facendo in modo che la gente voglia guarire. Vogliono rendere la loro vita migliore, vogliono insegnare loro le nostre cerimonie, le nostre canzoni. C'è qualcuno in ogni comunità in cui vai qui intorno che spinge per rendere
questo posto un posto migliore, che credo che quelle persone siano quelle che stanno dando ai nostri antenati la speranza, che loro stanno ancora combattendo la loro battaglia, solo che oggi è diversa. È questo che mi motiva, è per questo che ho speranza, perché questi ragazzi mi danno speranza. I miei figli mi danno forza, le mie nipoti mi danno forza. I miei nipoti, tutti questi bambini che mi guardano con ammirazione in un certo senso, mi danno speranza perché loro non vedono questo. Questa è la prima volta che qualcuno vede come vivo, a dire la verità. Sono molto riservato. Non voglio che la gente sappia che vivo così, ma se io mostro a un ragazzo della riserva là fuori, loro vedono questa vita, vedono questo e fanno: oh cavolo, lui è proprio come me. Però lui è aperto per questo artista, ha fatto uno show con questo artista, ha organizzato quel mega concerto, lui conosce quella persona, lui, sai, vive come vivo io. Posso farcela, posso farlo anch'io. Capisci? Quindi questo è quello che più o meno mi fa andare avanti con questa cosa, quindi... Oh, andiamo, adesso lo prendo in braccio. Sì, andiamo. Dai, usciamo fuori. Esporsi così tanto davanti a tutti lo leggo davvero come un grande sacrificio che Terrance ha deciso di fare per i giovani Lakota che verranno dopo di lui, perché abbiano in qualche modo il coraggio di sognare più in grande, di immaginare una vita diversa, possibile, e io non posso che ammirarlo per questo. Prima di salutarci però Terrance mi affida un ultimo passaggio. Mi dice di andare a incontrare sua zia Barbara, una delle Lakota più anziane rimaste, forse l'ultima custode vivente della storia della sua tribù. Purtroppo qui nella riserva l'aspettativa di vita media è molto bassa, addirittura 47 anni per la precisione, che è come essere un paese del terzo mondo. Ma c'è una donna, una signora che è la più anziana di tutta la riserva e stiamo andando a conoscerla, a visitarla, perché vorremmo concludere questo viaggio così importante, così profondo per noi, documentando e rendendo eterne le parole di questa signora, perché una volta che lei andrà via si perderanno molte memorie, molti ricordi. Quindi stiamo andando a trovarla, si chiama Barbara, Gramma Barbara, e come ci hanno consigliato gli anziani del villaggio le stiamo portando anche un piccolo dono, un piccolo regalo che si fa, un pacchetto di sigarette. Potrebbe sembrare un po' strano, però qui si usa donare, portare delle sigarette, del tabacco, che ricorda un po' i vecchi tempi degli anziani, di quando si viveva nei tipi e si fumava la pipa sacra insieme. Barbara! Sì? Come va? Buongiorno. Gli spiriti sono ancora qui, quindi a volte li puoi sentire. E parli con loro? No, mi fanno paura. Mi fanno paura. Niente nuvole e sta nevicando ad alta quota in montagna. Ho preso il libro Seppellite il mio cuore a Wounded Knee. Ho anche il film ed è molto triste. Sono tornati circa una settimana dopo e hanno trovato i loro tipi e le piccole baracche tutti bruciati. Barbara mi racconta tante storie, ma non riesco a capire le sue parole. Suonano quasi come pezzi di un mosaico spezzato dal tempo, tranne per una, che riporta tutto all'inizio di questa storia. Questa era la loro terra, quindi avevano una piccola baracca e i loro tipi. Era il 1890. Lei aveva 5 anni e sono saliti a prendere le loro razioni, il cibo dal governo, quindi dovevano accamparsi lì per forse 10 giorni per, sai, scambiare e barattare o altre cose, e quindi si sono accampati lì per circa una settimana e hanno aspettato le loro razioni. Il loro messaggero è salito a dire: stanno ammazzando tutti a Wounded Knee, e si sentivano i cannoni sparare. È quello che ti raccontava tua nonna.
Probabilmente non è un caso se questo viaggio finisce proprio qui, ai piedi di Wounded Knee, nel luogo di una ferita che non si è mai davvero chiusa. E mi continua a rimbombare in testa una frase dello sciamano: non c'è una fine e non c'è un inizio. All'inizio, infatti, pensavo di non aver capito, ma adesso credo di sì. Per i Lakota il tempo non serve a lasciarsi qualcosa alle spalle, ma serve piuttosto a non perdersi, a restare fedeli a chi sei, anche quando tutto intorno prova a cambiarti. Continuare a parlare la tua lingua, raccontare le tue storie e camminare sulla tua terra, sapendo che qualcuno prima di te ha pagato un prezzo altissimo perché tu fossi ancora qui. E forse è questo il senso più profondo di felicità che ho incontrato in questo viaggio. Non vincere, nemmeno superare, ma resistere. Resistere abbastanza a lungo da poter dire: noi siamo ancora qui.